Michele Corradi, CEO di Lindbergh. Buongiorno. Buongiorno Massimo, buongiorno e grazie dell'invito. Buongiorno Michele, noi ci conosciamo dai tempi dell'IPO che è avvenuto a dicembre del 2021, lontano dicembre 2021. Ormai lontano, sì, assolutamente. Iniziamo come al solito con una breve descrizione del tuo background, della tua storia personale, fino ad arrivare all'IPO e poi cominciamo a parlare della società. Ok, io in realtà ho una storia abbastanza semplice, nel senso che dopo l'università io ho studiato economia a Parma, mi sono poi specializzato in un master in trasporti e logistica al Politecnico di Torino, poi ho cominciato a lavorare nel 2001 per una società di consulenza molto specializzata su progetti di macro logistica per enti pubblici, diciamo, grosse compagnie pubbliche tipo le Ferrovie dello Stato. La compagnia era di Londra, io ero all'interno del team che stava iniziando il lavoro in Italia e quindi ho lavorato 4-5 anni lì, ho fatto anche un po' di esperienza in Italia, ma anche con una società inglese, quindi sono stato battezzato, diciamo, dagli inglesi come Come, approccio al lavoro, un metodo. come si chiamava la società? La Come si società chiama? adesso si chiama Steer semplicemente, prima quando c'ero io si chiamava Steer Davis Gleave, è una società di consulenza molto molto settoriale, specializzata. Eravamo circa al tempo, ti parlo del 2001, credo un 300 consulenti in giro per il mondo e facevamo questi trasporti di, diciamo, studi di traffico. Io ero in Italia, quindi seguivo la clientela italiana, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Ferrovie dello Stato, aeroporti. E quindi ho fatto questo per 5 anni. Poi nell'Associazione Italiana di Logistica che frequentavo nella sezione giovani ho incontrato Marco Pomè, che anche lui era lì e aveva il compito di rilanciare all'interno di iLog questa sezione. Ci siamo conosciuti e diciamo nel 2006 abbiamo fondato la Linda, quindi io mi sono staccato da questa società di consulenza e con Marco, che al tempo aveva fatto poi le sue esperienze e quando l'ho conosciuto io era di Lens, e facevamo i consulenti e quindi abbiamo fondato la Linda come 2 consulenti. E quindi nel 2006 è nata la Linda, tanto è vero che quest'anno abbiamo festeggiato i 20 Dimmi. anni. I 20 anni. Facevamo consulenza, l'unica cosa che eravamo capaci di fare in ambito logistico, quindi avevamo un grosso cliente che era la Vodafone Italia al tempo, che ci dava dei progetti di consulenza, di ottimizzazione della loro rete, delle loro parti di ricambio per la loro rete di antenne sul territorio italiano, e quindi si appoggiava a noi per fare questi studi di ottimizzazione dei flussi, dei processi, e quindi siamo nati così. Abbiamo preso questo come potenziale trampolino di lancio per un'attività in proprio, quindi questo subito nel 2006 io e lui. Ok, e poi cosa è E successo? poi da sempre ci siamo detti che non volevamo più fare i consulenti, ma volevamo fare servizi e farli in un modo, insomma, che magari nel mercato non erano neanche così presenti. E quindi l'occasione è arrivata un paio d'anni dopo, perché la Young Irish, che è il nostro cliente tutt'oggi, dopo tanti anni è ancora il nostro principale cliente di gruppo, aveva necessità di un servizio di ritiro di rifiuti speciali che i loro tecnici producevano durante l'attività di assistenza e di manutenzione sui loro carrelli elevatori, perché loro sono un grosso player mondiale, producono carrelli elevatori e ovviamente hanno tutta la rete di assistenza per fare manutenzione. La legge sui rifiuti era cambiata nel frattempo in modo molto importante proprio nel 2006, e quindi da lì in avanti, insomma, un po' tutti i grossi gruppi si sono dovuti adeguare, è aumentata la sensibilità verso questa tematica, e quindi cercavano, diciamo, un partner, prima ancora che un partner, una soluzione per far sì che qualcuno si occupasse di questi rifiuti che i tecnici producevano in giro presso i propri clienti ovviamente non, i loro clienti ovviamente non volevano farsi carico dei rifiuti, e quindi questi tecnici, che alla fine erano il loro domicilio, quindi non tornavano mai o raramente nelle loro sedi, dovevano avere un modo per gestirli. E noi da lì non solo li abbiamo studiato
la soluzione, ma abbiamo visto che non c'era nessun operatore al tempo in grado Gliel'avete di poterla mettere offerta. a terra. Esatto. Quindi loro, con un atto di fiducia estrema, hanno detto: va bene, non siete due o tre, vi siete simpatici, vi do la possibilità di comprare i primi camion, prendere le autorizzazioni e cominciare ad erogare questo servizio. Quindi in realtà la Lindbergh è nata così, E, la Lindbergh che e- conosciamo oggi. e quindi cosa facevate per Noi Uniris? facevamo dei servizi inizialmente diurni, ok? Perché poi, vabbè, parleremo anche del notturno, perché è un nostro must, però al tempo facevamo questi servizi diurni, quindi avevamo degli appuntamenti durante la giornata con i tecnici in giro per tutto il territorio Scusa, nazionale. quando dici avevamo, non eri tu Non personalmente? ero io Eh, personalmente, noi al tempo avevamo acquistato i primi 5, 6, 7 furgoni, avevamo assunto i primi autisti, e con questi furgoni autorizzati avevamo preso l'autorizzazione al conto terzi, avevamo preso poi l'autorizzazione per la parte di trasporto rifiuti pericolosi o non pericolosi, e dopo queste autorizzazioni siamo partiti e abbiamo cominciato a toccare questi tecnici in giro per l'Italia e andare a ritirare direttamente sui loro cantieri i rifiuti che quindi avevano il prodotto. capitale della società erano i furgoni Sì, e poi esatto. contratti con delle persone che li guidavano. Esatto, diciamo i contratti con queste grosse aziende che cominciavano a affidarsi a noi per la gestione logistica dei rifiuti prodotti dai loro tecnici in giro per l'Italia. Sì, sì, no, Piccole ma dicevo, quantità. dicevo dal vostro lato c'erano i furgoni e le persone che li guidavano e andavano a ritirare le cose in giro per l'Italia o Per l'Italia, sì, per sì, tutta... abbiamo da subito cominciato, perché questi clienti che abbiamo tuttora hanno Sì, comunque una presenza su tutto il territorio nazionale, quindi ecco. ovviamente poi avevamo fatto dei test su delle aree specifiche, poi piano piano abbiamo allargato, e al tempo si andavano a toccare questi tecnici 1 o 2 volte alla settimana con dei giri pianificati, insomma era tutto ovviamente Ok. ottimizzato, ecco. E quindi dopo gli Ungari sono arrivati altri clienti, piano Esatto, dopo piano. Jungari c'è altri clienti come Jungari avevano lo stesso tipo di problema, e quindi noi abbiamo offerto quella soluzione a altri clienti che poi sono i loro competitor sul territorio nazionale. E quindi da quel momento lì siamo entrati all'interno di quel settore lì come clienti, e ce li siamo tenuti e presi tutti, e ce li abbiamo tuttora. E questo è stato l'Ingber fino a quando? Questa è stata l'Inda fino al 2014, poi abbiamo fatto un ulteriore salto, perché lavorando noi di giorno e ritirando i rifiuti per a questi clienti, loro avevano un servizio anche di consegna notturna da parte qui in Italia di un settore di TNT. Avevano questi padroncini che gli andavano tutte le notti, andavano dentro ai furgoni dei tecnici manutentori di notte prima delle 7 del mattino a consegnare i ricambi che poi questi tecnici utilizzavano il giorno dopo per fare le loro attività. Quindi sostanzialmente cosa è successo? Noi toccavamo i tecnici di giorno per ritirare i rifiuti, TNT al tempo andava di notte a toccare i tecnici per i ricambi, e ovviamente Jungari ci ha detto: ma io voglio un operatore che di notte mi faccia tutto. Che Stringi. Ecco, non sto poi ad andare troppo nel dettaglio delle cose. Di fatto noi avevamo fatto al tempo un accordo con TNT per fare questo servizio, eravamo poi di fatto noi che dietro a TNT erogavamo tutto questo servizio, che ovviamente abbiamo cominciato a fare di notte, quindi noi abbiamo cominciato un po', anzi direi molto in controtendenza al settore dei trasporti, perché noi abbiamo implementato la nostra rete distributiva con tutti autisti dipendenti, mezzi di proprietà, e questo l'abbiamo fatto da subito. Quindi per costruire questo network notturno di distribuzione ci abbiamo messo 6 mesi, Mhm. dietro ovviamente e insieme a TNT, che poi subappaltava a noi la parte di consegna, e da lì in 6 mesi abbiamo costruito il nostro primo network distributivo notturno, che a quel punto su alcuni clienti faceva sia la consegna sia il ritiro dei rifiuti, perché noi avevamo tutte le autorizzazioni per poterlo fare. Quindi da lì abbiamo cominciato, i furgoni non erano più 10 ma sono diventati 40, gli autisti non erano più 12 o 13 ma sono diventati 50, e altri clienti che avevano i due servizi ne volevano uno. Poi noi dopo un paio d'anni abbiamo, diciamo, in un qualche modo ci siamo staccati da TNT e abbiamo preso tutto il pacchetto clienti che prima era gestito per la parte di consegna quantomeno direttamente da TNT, l'abbiamo preso direttamente noi, e da lì è cominciata una relazione proprio diretta
anche sulla parte distributiva con i clienti finali. E quindi questo ci ha portato poi da lì in avanti a costruire il nostro modello di business, che è quello che tuttora abbiamo, che è quello di mettere il tecnico al centro del nostro processo e di offrire al tecnico, durante questa visita notturna che facciamo dentro il furgone, tutta una serie di servizi che sono la consegna del ricambio, il ritiro del rifiuto, ma poi parlando con i clienti sono venute fuori altre necessità che noi abbiamo cercato di mettere nel nostro business e a terra. Quindi laviamo le divise dei tecnici, abbiamo un laboratorio metrologico che ci permette di fare la calibrazione degli strumenti di lavoro dei tecnici, vendiamo i dispositivi di protezione individuale che consegniamo attraverso la nostra rete notturna, e quindi da lì arriviamo alla Lindbergh nel proprio core business, o quello che è stato negli ultimi 15 anni la Lindbergh che conosciamo oggi. Quindi oggi lavoriamo in un settore per questi grossi clienti che lavorano con noi da tantissimi anni, e non è un mercato enorme perché sono servizi molto particolari. Oltretutto l'Italia ha una struttura industriale molto molto polverizzata, quindi a noi in questo caso interessano le reti di assistenza. Cioè, parlare con una Jungaric, parlo di un contratto che oggi ha al proprio interno il servizio su 600 tecnici, 650 tecnici. E quanto è Ovviamente importante Young Irish ancora sul vostro fatturato di questa sezione? Poi di questa parliamo. business unit è intorno al 40%, 35-40%, insomma. Loro poi hanno veramente praticamente tutti i servizi che noi eroghiamo ai loro tecnici, loro li hanno nel loro, diciamo, nel loro portafoglio. Questo è un bene per noi. Ecco, è un mercato sicuramente molto concentrato, perché comunque 15 clienti ci fanno il 95% del nostro fatturato. Devo dire che siamo anche molto unici, nel senso che con questo servizio anche di rifiuti, dove necessitano autorizzazioni, insomma, noi abbiamo 5 centri in giro per l'Italia autorizzati a collettare rifiuti, quindi a consolidare queste micro quantità che noi ritiriamo, le consolidiamo lì, perché sennò diventerebbe antieconomico poterlo fare, andare direttamente da chi poi smaltisce grandi quantità. Quindi noi abbiamo dovuto creare anche una rete di, diciamo, piccoli magazzini autorizzati, e quindi già solo l'autorizzazione per consolidare, non lavorare questi tipi di rifiuti all'interno di questi magazzini, cioè Milano 2 anni, Roma 1 anno e mezzo. Cioè, quindi insomma, ecco, c'è dietro Lavoro. tanta costruzione, tanto tempo e tanta professionalità, perché comunque gestire rifiuti, ecco. E quindi siamo arrivati al 2016, hai detto? Sì, Così? E sì, poi cosa è successo? è Andiamo dal successo che abbiamo 2016 al È 2021. successo che, appunto, come ti dicevo, abbiamo cominciato a parlare direttamente con i clienti finali, a Sì. intercettare le loro esigenze e a cercare di costruire servizi tarati sulle loro esigenze. Quindi vendiamo i dispositivi di protezione individuale, cominciamo a lavare le divise, quindi costruiamo quello che noi chiamiamo i servizi a valore aggiunto intorno al servizio base, che è il servizio di consegna, perché vuol dire, noi non abbiamo inventato niente, nel senso che il servizio di consegna notturno di bordo dei furgoni è una cosa che in Italia è arrivata nei primi anni 2000, avevano cominciato in Germania nei primi anni 90, credo alla fine degli anni 80, quindi sono servizi che specialmente in Germania, non dico che sono commodities, ma comunque insomma poco ci manca. Qui noi che cosa abbiamo fatto di più? Abbiamo unito a questo servizio altri servizi. Allora lì cominciamo ad essere, ecco, un operatore che non è più solo un operatore di trasporto puro, seppur in una nicchia, in un trasporto dentro al furgone, quindi noi gestiamo comunque le chiavi, cioè abbiamo anche tutte queste particolarità, ma facciamo anche queste altre cose che necessitano di professionalità, autorizzazioni, tanto è vero che lo continuiamo a fare tutto in insourcing. Ecco, quindi Arriviamo al 2021, la decisione di andare in borsa, di quotarsi. arriviamo lì perché noi nel 2000, tra il 2017, 2018 e 2019 abbiamo avuto l'opportunità di entrare nel mercato francese, perché l'operatore che prima operava nel mercato francese era di fatto fallito. Comunque c'erano state delle vicissitudini nell'operatore che faceva queste consegne notturne là, e qualche cliente insomma ci aveva chiesto se avevamo l'idea di poter entrare nel mercato là. Questo è stato anche un segnale di fiducia, perché vuol dire che qui
comunque lavoravamo bene, e quindi noi abbiamo preso questa palla al balzo anche un po', non dico in modo sconsiderato, però abbiamo detto è l'occasione per entrare in un altro mercato e per esportare il nostro modello di business là, più o meno con gli stessi clienti, perché comunque i clienti che avevamo là erano gran parte clienti che avevamo qua. E quindi siamo entrati inizialmente in minoranza in una società con un operatore logistico là, Jungare ci ha fatto una gara, l'abbiamo vinta, e quindi da questa opportunità qua di entrare nel mercato francese attraverso questo tender che questo cliente aveva fatto, abbiamo costituito questa società da zero. Poi noi non la gestivamo al tempo perché eravamo in minoranza, e la vecchia gestione, che non era sotto il nostro controllo, poi dopo questa vittoria di questo tender ha portato altri clienti, quindi ha fatto delle acquisizioni di un ramo d'azienda di altri clienti, ha portato dentro molto fatturato interessante, ma ha portato dentro insomma più di 2 milioni di euro di perdite su Ok. 8, su 8 Per milioni cui, di ricavi. per Quindi cui, noi, esatto. per cui la quotazione è, Per cui la quotazione è stata inizialmente legata ad un progetto di internazionalizzazione. Quindi abbiamo detto ok, siamo già in Francia, vogliamo prendere il controllo di questa società, gestirla, portarla a break even e applicare il nostro modello là, ci servono capitali, e quindi esatto, e quindi sì, che al tempo non era per comprarla, ma era di fatto insomma per ripianare i debiti e le perdite vecchie, ma poco cambia in termini di uscite monetarie. E quindi alla fine abbiamo acquisito il controllo pieno della società francese, e 2 mesi dopo ci siamo quotati proprio con l'obiettivo di esportare il nostro modello là. Quindi noi abbiamo preso poi effettivamente il controllo della società là. In 1 anno e mezzo siamo riusciti a portarla a break even, che insomma è già stato insomma per noi un'impresa non da poco. E poi quanto avete preso nell'IPO di nell'IPO capitale? abbiamo preso, vado a memoria, 3 milioni, tra i 3,5 e i 4 adesso più o meno. Che erano quelli che servivano per... Un po' meno ne servivano, perché ne sì. servivano diciamo due e Beh, mezzo adesso certo, più o meno. certo. E quindi sì, abbiamo fatto questo tipo di operazione, uno per la parte di reperimento, no? Di capitale, e poi non è stato solo quello il motivo, perché comunque noi lavorando con grossi gruppi, sempre più con grossi gruppi, essendo comunque piccoli, il fatto di essere quotati ci dava e ci sta dando una visibilità e uno standing completamente diverso dal fatto che seppur bravi eravamo comunque un'azienda insomma piccola per questi grossi gruppi. Quindi sai, già ci danno dei servizi che per loro sono strategici, quindi aumentare di molto il fatturato, concentrarsi a loro volta su servizi su di noi, sai, c'era sempre un po' qualche perplessità, no? E quindi il fatto di avere lo standing di un'azienda quotata, con tutta la visibilità che c'è e la trasparenza anche che bisogna avere, sai, è anche una garanzia nei confronti di questi grossi gruppi che sono fortunatamente tuttora nostri clienti. Certo, E quindi c'è stato anche questo. IPO a 1,70. Esatto, l'IPO l'abbiamo fatta a 1,70, e abbiamo con un flottante che al tempo era intorno al 29, 28, 30%. Insomma, siamo stati disponibili a mettere lì una buona fetta, diciamo, del nostro capitale per poter puntare ad un percorso di crescita. Ecco, poi in questi 4 anni sono cambiate ovviamente tantissime cose. IPO a 1,70, prezzo di oggi 13,30. Che è successo? È successo che siamo usciti dalla Francia e non ci siamo internazionalizzati. Sì. Nel 2024 siamo usciti dal mercato, quindi abbiamo ceduto l'attività e ci siamo concentrati sullo sviluppo qua in Italia, che comunque sia sulla parte dei nostri servizi di cui abbiamo parlato prima, sia sulla parte di waste management e circular economy, che comunque è una business unit all'interno del gruppo che sta crescendo molto bene, e anche qui abbiamo dentro dei clienti molto molto importanti nel settore del lusso, quindi stiamo facendo parecchio sviluppo anche su quello. Ma soprattutto poi nel 2023 abbiamo intrapreso una strada in un settore nuova, in un settore nel quale non eravamo, che è quello dell'HVAC, come si dice, comunque della termoidraulica. Quindi noi Ricordiamo cosa vuol dire HVAC. HVAC vuol dire, diciamo, apparati di heating, ventilation, air conditioning. Ecco, noi in quel settore lì ad oggi stiamo acquisendo aziende che fanno installazione e manutenzione.
installazione e manutenzione, anzi direi manutenzione e installazione. Quindi abbiamo iniziato così un po' a entrare. Aggregando società, micro società Sì, individuali. il mercato è, in Italia è altamente polverizzato, quindi molto molto locale. Ci sono migliaia diciamo piccole aziende che gestiscono una piccola parte di territorio, Oh, e magari. queste acquisizioni le avete fatte con debito bancario? Non solo, perché Ah, noi comunque la leva finanziaria non abbiamo spinto più di tanto, soprattutto negli anni dove c'è stato quell'aumento dei tassi abbastanza dopo il importante, siamo 22. stati tranquilli, quindi siamo riusciti comunque a finanziarcela sia con la cassa operativa che Ah, arrivava dalle nostre operation di cui abbiamo parlato prima, che fortunatamente hanno buone marginalità e ottime cash conversion, e quindi quella cassa ci è servita per fare questi investimenti, e poi abbiamo la possibilità, quando facciamo queste trattative, di ottenere dei vendor loan molto interessanti, anche di 2, 3, 4 anni. Quindi il ricorso al debito c'è stato, ma è stato, almeno nei primi 2 anni, non così importante. Infatti è una delle leve sulle quali poi potremmo puntare per lo sviluppo futuro, nel senso che abbiamo un rapporto di PFN e EBITDA assolutamente, insomma, sotto controllo. sì, Quindi un'altra leva importante adesso che il prezzo riflette il valore della società è un aumento di capitale. sì, io non sono troppo, le abbiamo fatto perché comunque noi al momento dell'IPO avevamo emesso anche dei warrant all'interno di quell'operazione, quindi questi warrant dopo 3 anni, quindi è stata un'altra fonte di finanziamento, perché noi alla fine del 2024 scadeva il terzo periodo di conversione dei warrant, e già al tempo il prezzo, lo strike era, diciamo, sensibilmente più basso del prezzo di mercato, quindi hanno praticamente convertito tutti e sono entrati altri 2 milioni e 700 mila euro alla fine del 2024 grazie alla conversione di questi warrant. Quindi in realtà un altro dei motivi per cui non abbiamo sfruttato la leva finanziaria è perché è entrato questo capitale, e in più, come dicevo, la cassa. Quindi in realtà un aumento di capitale l'abbiamo fatto a fine 2024. Oggi con questi prezzi, e fortunatamente, ecco, ci si potrebbe pensare, io non sono troppo così un amante a tutti i costi di questa cosa, perché insomma dipende un po' dalle opportunità che innanzitutto ci si presentano, prima cosa, e la vedo proprio come se diventa una necessità per assolutamente chiudere un'operazione che riteniamo Mhm. molto importante, sì. Se diventa un modus operandi, no, però è sicuramente uno strumento nella nostra disponibilità, ecco, quindi. Certo, certo. Dicevamo da 1,70 a 13,30, dove il grosso dell'aumento del prezzo è abbastanza recente. Cosa è successo quest'anno? Diciamo da metà dell'anno scorso, che tra l'altro coincide con il momento in cui ho dovuto chiudere il Made in Italy Fund. A quel punto il titolo valeva ancora 4 euro, adesso siamo a 13, 13,30. Che è Sì, successo? Come lo ma spieghi? guarda, non lo so, noi facciamo attività di investor relations, quindi la facciamo direttamente noi, io con Andrea, e ci abbiamo sempre messo la faccia fin dall'inizio, e penso che questo abbia anche contribuito tanto anche a non solo a farci conoscere, ma proprio probabilmente la fiducia, il fatto che quando sbagliamo diciamo che sbagliamo, quando facciamo, e quindi questo penso che poi nel tempo il mercato lo apprezzi. È ovvio, e non ti nego, che questa iniziativa che stiamo portando avanti nel settore dell'HVAC ci abbia dato molta spinta, perché sono iniziative che all'estero, nel mercato americano, nei paesi nordici, comunque stanno funzionando, hanno funzionato. In Italia noi ci siamo un po' mossi per primi, sicuramente a livello industriale. Noi vogliamo fare un progetto industriale, noi non siamo un fondo, quindi quando facciamo queste aggregazioni le facciamo nell'ottica di un fondo che poi magari aggrega, e poi dopo 3, 4, 5 anni deve avere una exit strategy. Noi lo Siete facciamo. una società che acquisisce e integra. Esattamente, e questo in un mercato locale fatto di imprenditori che non hanno ricambio generazionale conta anche molto, avere un progetto industriale e non solo un progetto più finanziario che Quanto è il industriale. flottante della società?
Oggi credo che siamo intorno al 50%, perché poi abbiamo un 2,5% di azioni proprie, proprie. Ci e siete quindi sì, voi insomma. e poi Siamo c'è un... noi i soci storici, Sì, io sono il socio di riferimento, poi Marco Pomè anche lui, e poi ci sono altri tre ragazzi che noi ok. 15 anni fa E poi è avevamo tirato in azienda. entrato un fondo americano, paradosso dei paradossi, che con tutto il risparmio che c'è in Italia, Lindbergh deve avere un fondo americano Ma ne abbiamo che più di uno, nel senso che cioè ce n'è secondo uno me se... più sopra il No, 5%, non no? sopra il 5%, però ne Quasi. conosciamo diversi fondi family office americani, ma non solo americani, comunque stranieri, che sono entrati e hanno investito in Lindbergh. E li conosciamo perché, come ti dicevo, facciamo un investor relations, quindi questi ci chiamano, Ma ci chiedono. spiegami perché? Perché alla fine Lindbergh è scoperta da investitori non italiani e invece gli italiani che hanno tanti soldi non investono? È una bella Eh, domanda. tu hai a che fare con questi investitori perché, come hai appena detto, sei tu che li Diciamo che paghi. secondo me per il mercato in cui siamo noi, per la dimensione che abbiamo noi, il target giusto è il family office, secondo me. Cioè, e stanno comunque iniziando a arrivare anche iniziative, seppur magari un po' rilento qua in Italia, dove anche piccoli fondi si interessano a società piccole, industriali, quotati nelle GM, che vanno un po' scoperte, perché comunque, vuol dire, noi siamo stati scoperti da questo family office americano di Boston 2 anni e mezzo fa, 3 anni fa, come tutte le cose un po' per caso, no? E quindi poi è stato questo per caso che loro ci hanno studiato, siamo piaciuti, sono venuti qua, hanno parlato con noi e hanno deciso di investire. Poi altra cosa, investono e quando vogliono investire vanno in borsa e comprano le azioni, quindi non è che chiedono il 5, il 10, il 20% di sconto ai blocchi se no non entrano. Ecco, questa è una cultura che noi qui ho visto raramente, se non mai. Cioè, abbiamo dei fondi americani che abbiamo conosciuto e che non sapevamo neanche che fossero entrati. Ho detto no, no, ma io ho già il 3%, no, ma io ho già preso l'uno. È tutta gente che è entrata e non ha Co- neanche mai chiesto, Cosa che diciamo. bisogna fare gradualmente perché quali volumi ci sono in media sul titolo? Guarda, non lo so perché non è che ho una, cioè non è che lo seguo tutti i giorni, però magari mediamente ci possono essere 10-20 mila pezzi, insomma, al giorno, adesso non lo 10-20 so, mila ecco. pezzi che per 13 fa Comunque, insomma, se uno si vuole costruire una posizione, è ovvio che non ci mette 2 giorni, però se la può costruire in un mese e mezzo, 2 mesi, no? esatto. Ecco, e il fatto che c'è un prezzo di mercato, se uno vuole entrare, entra senza cercare magari, no, di dire, vabbè, dai, già guadagno il primo giorno che sono lì, ecco, Esatto. e ti dà veramente l'idea che, insomma, chi vuole investire verso di te. E l'orizzonte temporale è sicuramente un orizzonte, io leggo spesso, no, i famosi capitali pazienti, ecco, Ah, lì è così. L'ansia della semestrale, dei numeri trimestrali non c'è in questi fondi. Cioè, investono su di te perché piace il progetto, piace il tuo percorso di sviluppo, probabilmente piace anche la tua storia, e quindi pensano che se noi continuiamo in questo percorso di sviluppo che abbiamo intrapreso, ci sono delle prospettive, probabilmente con calma, al di là di una semestrale buona o non buona, nel medio e lungo termine ci possono essere delle soddisfazioni. Ecco, questo poi ha creato un tam tam, come diciamo noi, in un mercato di investitori che non è il nostro. Noi è Malta, Nuova Zelanda, Australia, Stati Uniti, cioè ti posso fare l'elenco forse di tutto il mondo, e di family office che parlano con noi. Poi non necessariamente magari entrano subito, però ci conoscono, altri parlano di noi quando si trovano questi value investor che portano delle esperienze. So che in giro in questi convegni qualcuno ha portato la Linda, quindi poi questo è tutto un meccanismo, no, che permette di farti virtuoso. conoscere. È virtuoso, esatto, Sì, esatto. sì. E come dicevo, è veramente un'assurdità perché di Con capitali, tutto il risparmio che c'è in Italia, penso di sì. Credo assolutamente di sì, nel senso che poi le nostre società, poi di fondi focalizzati sull'Italia ce ne sono tanti, però sono fondi che investono in maniera quasi esclusiva sul MIB 40, invece non c'è poi un sai, per focus. investire in un'azienda piccola comunque Ah, devi anche fare lo sforzo di
conoscere il management sicuramente, Ah, di capire, no, un pochettino il business e di capirci qualcosa, perché non è il è un gioco grafico, di statistica. non è il grafico su Bloomberg che ti fa comprare la Esatto, Lindbergh. altrimenti è un gioco di statistica. Se io penso a tutti i fondi che hanno sottoscritto le nostre azioni all'IPO, probabilmente ce n'è uno o due dentro ancora. Un po' peer, un po' perché poi hanno lasciato. I peer hanno fatto assolutamente un disastro. Infatti noi i primi 2 anni siamo quotati nel 21, il 22 è stato un anno disastroso per i Sono peer. cominciati i riscatti dei peer perché Esatto. dopo 5 anni dalla partenza dei peer è scattata questa idea di portare a casa il risparmio fiscale, cosa che non era vera perché la legge sui peer dice dopo il quinto anno hai il vantaggio, ma te lo mantieni dopo il quinto anno, non è che devi vendere per acquisirlo. Invece è scattata tutta questa mh, valanga di riscatti forzati dal fatto che i fondi dovevano vendere per ridare i soldi ai clienti che hanno ammazzato tutte le società più piccole. Più piccola la società e più è stato Eh sì, brusco certo, perché poi sai, l'impatto. con poca liquidità bastava dismettere magari 20.000 pezzi in una giornata, tu perdevi il 5%, insomma. Conosco bene questa cosa perché ci sono rimasto in mezzo. Eh, Dunque, no, una cosa importante che tu dici è che questo investimento di lungo periodo è basato sulla fiducia che il manager ha sul futuro della società e questa fiducia è basata sui progetti che il management presenta agli investitori per i prossimi 3 anni, 3-5 anni. sì, diciamo che Cosa succede tra 3-5 anni? non lo so, guarda, le domande sul futuro per me sono sempre molto insidiose, quindi anche perché viviamo in un mondo dove oggi rischiamo di dire una cosa e poi fra 3 mesi dobbiamo cambiare direzione, però sicuramente abbiamo una storia di 20 anni che ci ha portato qua, noi. Quindi oggi la società è guidata dai fondatori ancora, dietro di noi ci sono dei ragazzi che anche loro, diciamo, sono soci in minoranza che portano avanti i vari progetti del gruppo e l'operatività. E quindi io l'ho detto nella convention che abbiamo fatto per i nostri 20 anni a tutti i nostri dipendenti, ho detto mi piacerebbe che sempre di più la Limber diventi di tutti, no? Quindi questo vuol dire di avere anche molta autonomia decisionale, perché essere pubblici, essere in borsa ti permette anche questo, quindi avere fuori il 50% del capitale, ma essere autonomo nelle decisioni, non dover rendere i conti, non dico a nessuno perché non è vero, perché dobbiamo rendere i conti al mercato, però non c'è nessuno, no, che magari ogni settimana viene qua e ci chiede conto di quello che facciamo, ci chiede numeri o ci chiede risultati, e quindi ce la costruiamo noi, quindi il nostro futuro ce lo costruiremo noi come ci siamo costruiti i 20 anni precedenti, consapevoli che abbiamo preso, secondo me, una direzione, soprattutto in questo sviluppo per linee esterne, in questo ambito molto interessante, e quindi abbiamo tutta l'intenzione di continuare a crescere, che soprattutto diventerà questo, lo è già l'ambito più importante questo della termoidraulica, ma assolutamente dando valore e continuando a crescere anche nei nostri core business tradizionali. Anche perché, malgrado questa crescita molto consistente, la società è ancora piccola. Quanto vale? 150, 140, 150 milioni, no? Quindi è una very small cap in un mercato che potenzialmente nei tre settori che tu hai elencato ci sono delle società enormi che valgono miliardi. Sì, sì, assolutamente. Diciamo che l'altra cosa che vogliamo fare è sicuramente non correre, nel senso che potremmo essere qualche volta presi dalla smania di Ah, chiudere un'operazione a tutti i costi, no? Io sono sempre per fare le cose se servono e cercare di farle nel modo giusto, piuttosto aspettiamo qualche mese in più, ma facciamo l'operazione che ci interessa e non a tutti i costi un'operazione per far vedere che
comunque si cresce. Perché poi queste aziende, una volta che le prendiamo, vanno gestite, vanno ottimizzate, vanno efficientate, vanno indirizzate nella nostra strada. Io dico sempre, ci troviamo oggi un gruppo con più di 300 persone e il rischio più grosso che abbiamo è che queste 300 persone non remino tutti dalla stessa parte. Quindi entrare nel gruppo Lindbergh, anche per aziende che fino ad oggi non erano nel gruppo Lindbergh, che magari lavoravano non in un'ottica industriale ma più in un'ottica artigiana, cioè lì è proprio un lavoro sulle persone, anche perché noi facciamo servizi, quindi vuol dire lavorare con le persone e lavorare sui processi, sulla mentalità. Quindi questo è quello che noi dobbiamo fare e che cerchiamo di fare tutti i giorni. Dopodiché i margini di sviluppo e di crescita in questo settore sono enormi, società e opportunità, appunto soprattutto dovuto al ricambio generazionale, ne troviamo. Ovviamente oggi abbiamo già, come dico io, le nostre bandierine nei territori, quindi se all'inizio siamo partiti dove va bene, che noi cominciamo a Milano, che cominciamo a Bologna, non cambia molto. Oggi siamo magari un po' più selettivi perché sappiamo che magari allargarci un po' più a macchia d'olio è meglio che andare a mettere la bandierina da un'altra parte, quindi siamo un po' più proattivi nella selezione e siamo un po' più selettivi, quindi questo magari può rallentare in certi momenti il processo, ecco. Però stiamo assolutamente andando avanti e vogliamo andare avanti nei prossimi anni, e ribadisco qua, abbiamo intenzione e stiamo investendo anche nei due settori nostri storici, che sono il waste management e il circular economy, e la parte di logistica notturna e quant'altro. Sono entrati nuovi clienti, ne stanno entrando altri, siamo ben protetti, le marginalità tengono, quindi voglio dire, perché dovremmo privarcene? Io poi, a me piace molto il concetto di differenziazione, no? Perché questo comunque mitiga il rischio, no? Quindi ti può andare male un anno da una parte, ma sei in un altro settore che magari traina e viceversa, quindi Ci sono sarebbe folle concentrarsi. ci sono delle società quotate in Europa comparabili al Lindbergh in qualche maniera? Direi di no, no? No. Comparabili, veramente comparabili no, però nei vari Sì, pezzi nei vari sì. pezzi sicuramente nel Ah, settore dell'HVAC ci saranno. Io poi adesso non ho fatto un'analisi di mercato per capire chi, dove, in quale listino possa essere. So che ci sono esperienze, magari non di società quotate, ma magari anche di società non quotate, soprattutto nel settore dell'HVAC, come ti dicevo prima, un po' in giro per il mondo. Nel nostro settore tradizionale, che è il settore dei rifiuti, che di questa logistica un po' particolare, ecco, non conosco società quotate che fanno questo mestiere. io Grossi ved- operatori logistici sì, ma noi non siamo neanche dentro a quel mondo lì. la danese DSV. Sì, però fanno servizi, diciamo, logistici, diciamo, passami il termine, che non è per sminuire, però un po' più tradizionali rispetto a quelli che facciamo noi, che sono molto di nicchia e quindi anche per questo non hanno un mercato enorme. Infatti c'è qualche nostro cliente che dice: siete monopolisti? Sì, ma sono monopolista in un mercato italiano fatto da 15 clienti. Infatti, che è un po' la caratteristica delle società italiane, piccole di nicchia, che però nel vostro caso, come dicevamo, comunque mantengono una grande possibilità di crescere. Cioè non è, quando uno dice di nicchia, a un certo punto immagina che siamo arrivati. In realtà è una nicchia che... Ma no, no, nel senso Ah, che questo è il più grosso errore che potremmo fare e che avremmo potuto fare, perché comunque tu sei in una nicchia, ci sei più o meno da solo, puoi un pochettino approfittartene magari sui prezzi, cosa che noi con i nostri clienti storici non abbiamo mai fatto, perché abbiamo sempre guardato la relazione di lungo periodo. E perché poi investiamo, e ad esempio sulla parte informatica siamo sempre in continua evoluzione. Poi adesso ti lascio immaginare con la parte di intelligenza artificiale che cosa ci si sta aprendo, e quindi certo uno dice: vabbè, ci sono i servizi, li faccio, ho la marginalità, i clienti mi pagano, ecco, ma non è mai stato nel nostro DNA, se no non saremmo arrivati esatto, è un qua. po', ovviamente non nel vostro caso, ma è un po' un limite del modello italiano, no? Dove uno cresce, arriva a una dimensione cui è contento di quello che ha fatto e poi si siede sulla nicchia e non cresce, mentre nei paesi anglosassoni, in America, uno vuole crescere fino all'infinito, no?
Sì, noi, visto che abbiamo fondato l'azienda e l'abbiamo portata avanti noi, io sono un po' così anche caratterialmente, cioè dopo un po' mi stanco io personalmente a fare sempre le stesse cose, mi piace avere sempre un po' di sfide davanti, no? E quindi questo è anche il motore che tante volte ti porta a dire proviamo. Quindi questo provare, dico sempre, la scelta strategica non è sempre frutto di un risultato di un foglio di Excel. Per noi imprenditori è qualcosa di diverso, dove il foglio di Excel c'è, ma è una parte poi che ti porta a dire sì, no, vado, mi fermo. E quindi io un po' di carattere sono così, e quindi anche sbagliando, perché poi questo modus operandi ti porta anche a fare scelte giuste, ma anche a intraprendere magari qualche strada sbagliata. Ecco, l'importante, dico sempre, è bilanciare prima, nel caso vada tutto male, cosa succede? Come Innanzitutto, in Francia. esatto, quindi lì L'importante è cambiare direzione quando è ecco, necessario. e lì una cosa che ho sempre detto è stata forse la scelta più difficile, che è stata quella di vendere, che io ho preso e che abbiamo preso insieme a Marco 2 anni fa, è stata proprio la scelta di vendere, perché rischi di incancrenirti su un progetto anche solo per orgoglio, no? Abbiamo investito qua, ci abbiamo messo dei soldi, ci abbiamo messo del tempo, un mucchio di energie, e potenzialmente la cosa potrebbe andare avanti, ma preferiamo concentrarci in Italia, e quindi dire basta, vendo e accetto anche di non portarmi a casa tutti i soldi che ho investito, anche per un discorso proprio di orgoglio, non è, però devo dire che è stata una scelta azzeccatissima, quindi dal mio punto di vista è E, stata una e scelta il- molto azzeccata, perché ci ha permesso veramente, oltretutto là c'era un rischio anche nascente di comunque competitor che arrivavano dentro, più grandi, che facevano dumping sui prezzi, quindi essendo comunque un mercato dei nostri clienti molto concentrato, avevamo ancora un rischio da quel punto di vista lì. E poi c'è questo nuovo filone dell'HVAC in Italia, ci ha permesso, no, di dire, di staccarci, di concentriamoci sulle cose, sui nostri mercati tradizionali in Italia, quindi sui nostri clienti, e su questo nuovo progetto. e magari ti inventi qualche altro business. Ma questo può essere. Io quando ho fondato la Limba facevamo i consulenti, quindi No, congratulazioni per tutto quello che hai fatto e quello che farai. E siamo in chiusura. Dimmi, se hai in mente qualcuno, qualche personaggio, qualche imprenditore a cui ti ispiri. Adesso non mi dire Charles Lindbergh. no, perché non è un imprenditore, quello Appunto. semplicemente No, no, abbiamo preso un'impresa epica, per metterla così un po' al centro, come che poi ispirazione. come ci siamo detti l'altra volta, Charles Lindbergh è un tipino un po' sui Sì, sì, generis. diciamo che come tutti, magari non è stato l'unico, no, come personaggio storico che aveva luci e ombre, però l'impresa l'ha fatta. No, però posso dirti come storie di imprenditori, sicuramente Phil Knight della Nike ho Ah, letto il suo libro, e è una fonte di ispirazione, soprattutto per la tenacia che ha avuto di non mollare mai, neanche nei momenti a 1 centimetro dal baratro. E quindi questa ogni tanto mi viene in mente, perché quel libro l'ho letto e l'ho riletto, e ci vedo questo più che le sue intuizioni, che sicuramente ci sono state, ma proprio non mollare mai, cioè, ma mai, ma vuol dire prendere una valigetta, andare in Giappone, andare, per salvare il salvabile, andare dalle banche, cioè ha fatto delle cose sempre sull'orlo del baratro, e con la sua tenacia è riuscito a costruire quello che ha fatto, quindi è un grosso esempio di tenacia nel mondo del c'è business. la storia di Michael Jordan, no? C'è tutta la storia di Michael Jordan, certo, ce ne sono anche altri che lui poi ha preso sotto la sua ala, ecco, è veramente un esempio di tenacia applicata al business, che per me è una fonte assolutamente di ispirazione. Ce ne sono anche altri che hanno anche altri, diciamo, meriti o caratteristiche, però di lui mi piace molto questo aspetto. Non mollare Grazie, mai, che non è solo uno slogan, ma certo. in quel caso lì è stata una cosa. Che non vuol dire incaponirsi, come abbiamo appena No, detto, no? assolutamente no, Non mollare mai non assolutamente no. significa la sunk cost fallacy, come si dice. Non vuoi vendere perché ormai devi per forza
dimostrare che ci sei e che non molli. A volte non mollare significa cambiare direzione e ripartire. Esatto, esatto. Oppure prendere da un rischio o da un mezzo fallimento una nuova opportunità. Questo è il motore. Certo. E per il momento la società sta facendo molto bene, si parla tanto di AI, delle grandi società americane. Guardiamo la performance di Lindbergh da 1,70 a 13, batte il 95% di tutti i titoli quotati al mondo. Ti confesso poi, Massimo, che io sono un grosso fan dei boring business, quindi i business che vanno di moda, quelli mi piacciono poco, mi piacciono i business, quelli che qualsiasi cosa succeda di un idraulico a casa tua ne avrai sempre bisogno, penso, no? Quindi questo è già un punto, è già un ancoraggio non piccolo in un mondo che comunque cambia alla velocità della luce e anche degli scossoni notevoli. Grazie Michele. Grazie mille Massimo dell'opportunità, grazie a te.